Bentornati su Denote, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda... E quindi qui ora andremo ad aprire questo che è un set per quanto riguarda dinosauri, che sinceramente sono curioso di vedere se effettivamente l'ho preso giusto, ma questi verranno utilizzati per fare qualche conversione particolare per quanto riguarda i Seraphon. Quindi ci sarà un po' da divertirsi, quindi ora non rimane altro che andare ad aprirlo e controllare che effettivamente possa servire. Quindi cominciamo. Quindi qui possiamo dare i modelli che ci sono, alla fin fine possiamo dare che non sono malvagi di per sé, ok, non sono perfetti ma sono anche letteralmente dei giocattoli, quindi non è un problema. Va ricordato, tra l'altro ci sono anche due pezzi di elementi scenici volendo da recuperare e soprattutto va ricordato che comunque andranno modificati, dipinti e altro, quindi non è di per sé un grosso problema. Una cosa che però devo fare adesso è andarli a confrontare effettivamente con i modelli originali per quanto riguarda i Seraphon per vedere quanto sono distanti o quanto sono vicini come dimensioni e fattezze. Quindi andiamo a comparare i modelli con questo, che è il modello originale dello Stegodon per quanto riguarda i Seraphon. Ecco che se prendiamo il Triceratopo, possiamo vedere che come lunghezza alla fine siamo lì, è praticamente identico, quindi non c'è grande differenza. Mentre per quanto riguarda il Garrese effettivamente è un pelo più basso, ma non c'è grande differenza alla fine, quindi con qualche supporto alto ci si mette un attimo. E se andiamo anche a ruotare e vedere quali sono le dimensioni dei collari, alla fine vediamo che siamo lì, non c'è proprio questa grande differenza, quindi si può tranquillamente sfruttare, quindi è interessante in quel senso. Poi possiamo dare per quanto riguarda l'anchilosauro. Per quanto riguarda l'anchilosauro effettivamente è un po' più lungo, possiamo vedere alla coda, mentre per quanto riguarda effettivamente il problema sarebbe il garrese qui, che effettivamente è più basso, però tenete conto che comunque si può tranquillamente andare a mettere qualche piazza o qualcosa per i supporti per andare a sollevare, quindi ci si mette un attimo a compensare, non è quello un problema. Altro modello che possiamo andare a vedere per quanto riguarda lo stegosauro, questo effettivamente è addirittura più grosso per quanto riguarda la lunghezza, e come invece Garrese siamo lì, quindi non sarebbe un problema in quel senso. Eventualmente però bisogna fare attenzione a queste scaglie, perché effettivamente queste magari potrebbero essere un po' incisive o altro, dovreste fare un po' di attenzione, ma interessante. E poi abbiamo questo, che sinceramente potrebbe essere una valida alternativa. Ovviamente questo è più lungo e anche leggermente più grande, ma siamo lì al Garrese e con la testa ovviamente diventa più lungo, che potrebbe essere una valida alternativa per creare qualcosa di nuovo e di diverso, quindi ci può stare comunque. Quindi possiamo vedere che effettivamente abbiamo diverse opzioni per andare a creare la mia idea, quindi valutare a seconda di come ci si vuole organizzare per questo modello. Quindi andiamo a confrontare con questo che è il Bastillodon. Qui possiamo cominciare con il Triceratopo di nuovo. Possiamo vedere che alla fin fine è molto simile come dimensioni, come taglia, quindi potrebbe essere anche un'alternativa. Ovviamente la sua opzione sarebbe quella di usare appunto l'anchilosauro. Possiamo vedere che alla fine l'anchilosauro è più lungo e anche qui diciamo che siamo lì come altezza, non c'è grande differenza. Quello che effettivamente fa differenza è la parte frontale, e qui effettivamente quello che dobbiamo tenere conto è la parte massiva qua davanti, l'armatura. Quindi effettivamente magari si potrebbe andare a rinforzare l'armatura per quanto riguarda l'anchilosauro in modo da ottenere qualcosa di simile, è un attimo comunque sia alla base quantomeno. Eventualmente se prendiamo questo che è appunto lo stegosauro, vediamo che è addirittura più grosso ed è un po' assurdo, però comunque ci può stare. E ovviamente l'altra alternativa che abbiamo sempre per quanto riguarda questo, che come abbiamo detto per quanto riguarda quel confronto con il Triceratopo è più grande, più grosso, però potrebbe magari essere un'alternativa. Ovviamente questo non è corazzato, quindi per tener conto del corazzato dovremmo andare a prendere effettivamente l'anchilosauro, che è la scelta primaria per realizzare qualcosa di simile. Ovviamente va un attimo modificato, va un attimo rifinito, però comunque la base c'è, secondo me è quella che è la cosa più importante da considerare. Quindi secondo me ci si può lavorare sopra e ottenere qualcosa di interessante anche in questo caso. Quindi andiamo a vedere per quanto riguarda il Carnosaurio da comprare. Il primo modello che prendiamo è per quanto riguarda il T-Rex, che effettivamente siamo lì come dimensioni, come potete vedere, un pelo più piccolo la coda, ma non è quello un problema. Quello che effettivamente fa la differenza sono le braccia, che effettivamente sono molto più piccole, quindi serve un rinforzamento. E la differenza vera però la fa la parte superiore, perché vediamo che il Carnosaurio è molto più corposo, molto più robusto del T-Rex qui, quindi effettivamente magari si potrebbe andare a realizzare qualche placca o qualcosa per allargare,
e quindi potrebbe essere usato magari come Dino Riders, potrebbe essere anche un'idea interessante. Quindi possiamo andare a vedere con altri modelli per vedere la comparazione. Qui possiamo andare a vedere per esempio con questo che è lo Spinosauro, possiamo vedere che non regge proprio. Possiamo andare a vedere anche con questo che era quello di prima, che effettivamente potrebbe essere interessante, ma è più piccolo letteralmente. Se gli altri magari era un'alternativa a questo, non così tanto. Il Brontosauro è comunque un'opzione magari per cambiare un po' l'aspetto, perché alla fine è abbastanza massivo, però effettivamente non rende altrettanto, comunque è un'opzione. Possiamo andare ad esempio anche per questo, che è il Carnosauro, questo effettivamente è completamente fuori come opzione. Abbiamo questo qua che è il Ceratosauro, anche questo, ma diciamo che il T-Rex regge meglio in confronto, questo è decisamente più piccolo. Abbiamo il Pachycephalosauro eventualmente, che potrebbe essere una soluzione, ma anche qui non granché. Eventualmente una soluzione che potrebbe essere sì massiva, e questo dovrebbe essere effettivamente un Velociraptor, che qui abbiamo che le dimensioni alla coda siamo lì, non è molto differente. Le braccia sono forse quelle più simili come dimensioni, magari anche qui avrebbero magari un po' di rinforzo del bisogno, e anche qui effettivamente è la parte superiore, possiamo vedere che è molto meno grosso a riguardo, però anche qui magari un po' di materia verde magari per allargare un pochino, per sistemare per le braccia o altro, potrebbe essere magari un'alternativa interessante per magari qualcosa di simile ma più leggero, quindi potrebbe essere utile, interessante quantomeno. Magari possiamo prendere anche il Pachycephalosauro. Diciamo che in questi casi secondo me quello che conta è capire i modelli che potrebbero servirvi. Eventualmente si potrebbe prendere magari la gamma più grosse o altro per realizzare questo tipo di modelli, ma abbiamo visto che sono molto simili invece per gli altri. Quindi quello che fa la differenza è il motivo per cui ne avete bisogno, anche perché vi ricordo che eventualmente potreste prendere i modelli, tagliarli ed utilizzarli per qualcos'altro, quindi magari combinarli diverse parti o altro. Ci sono diverse alternative che possono essere utilizzabili e comunque non necessariamente dovete pensarli in ottica di modelli per forza Games Rush, quindi potete usarlo anche per qualcos'altro. È comunque qualcosa sempre da tenere in considerazione ed occhio, quindi secondo me non è male, ovviamente c'è del lavoro da fare, ma li ho presi pensando proprio a già fare determinati tipi di lavori. E per quanto riguarda le due piante che abbiamo trovato all'interno, secondo me non sono neanche male. Alla fine in proporzione potremmo chiamarli come degli alberi di media altezza per quanto riguarda la giungla in cui si potrebbero trovare, quindi potrebbero essere interessanti. Eventualmente si potrebbero mettere anche su delle basette e magari si possono ridipingere per cambiare la colorazione o altro. Comunque hanno il loro potenziale, quindi secondo me c'è eventualmente un po' da lavorarci sopra, ma potrebbe essere un'ispirazione magari per realizzare qualcosa o integrarli. Quindi sono sicuramente da utilizzare e recuperare, intriganti e utili. Ad ogni modo, Da Dynamod è tutto, vi invito a iscrivervi al canale, a suonare la campanella per ricevere notifiche per quanto riguarda nuovi video, a commentare qui sotto per quanto riguarda questo video o se volete suggerirmi per quanto riguarda nuovi video a cui potreste essere interessati. Spero di rivedervi presto, alla prossima!